Trasferirsi in Tunisia è una scelta che incuriosisce molte persone, specialmente quelle che vogliono cambiare vita lasciandosi alle spalle l'Italia. Spesso chi è interessato a questo passo si affida a gruppi Facebook e forum online per raccogliere informazioni e consigli, e una delle domande più comuni è proprio questa: mi consigli di trasferirmi in Tunisia? È una richiesta alla quale in molti cercano di rispondere, ma come vedremo non esiste una risposta semplice o universale. In questo video cercherò di affrontare questa domanda in modo dettagliato, partendo sia dalla mia esperienza personale, sia dalle testimonianze raccolte da tantissimi italiani con cui ho avuto il piacere di confrontarmi. Se siete quindi curiosi di capire qual è il principale ostacolo che molti italiani affrontano trasferendosi qui e quali accorgimenti sono utili per un trasferimento sereno e consapevole, allora vi consiglio di guardare il video fino alla fine. La Tunisia è un paese affascinante e complesso, un luogo dove si possono conoscere persone gentili e disponibili, che sanno mostrare una cortesia ormai difficile da trovare. Tuttavia, è anche un paese che rappresenta delle differenze importanti rispetto all'Italia, sia dal punto di vista culturale che sociale. Questo impatto può essere più o meno rilevante a seconda del carattere e delle aspettative di chi decide di trasferirsi. Tutto dipende dal proprio essere, dalle abitudini e dalla disponibilità a risolvere alcune difficoltà, accettando differenze socioculturali molto evidenti. Quando qualcuno mi chiede se consiglio o meno di trasferirsi in Tunisia, per me è sempre difficile dare una risposta diretta, perché il trasferimento all'estero è una scelta profondamente personale che va oltre le semplici attrattive del luogo. La Tunisia, con le sue bellezze, il suo clima e il costo della vita inferiore, può rappresentare per alcuni una nuova avventura, ma per altri può risultare un cambiamento difficile se non si è preparati a certi aspetti della vita locale. Una delle prime cose che consiglio a chi mi pone questa domanda è riflettere a fondo sulle proprie motivazioni e aspettative. Prima di decidere di trasferirsi è inutile chiarirsi su cosa si cerca realmente in questo cambiamento. Si desidera una vita che rispecchi quella in Italia, oppure si è disposti ad abbracciare un nuovo stile di vita e a fare qualche compromesso? Permettetevi di chiedervi un piacere prima di continuare. Molti di voi guardano i miei video, li trovano utili e interessanti, ma non si iscrivono al canale e non mettono nemmeno un like. Questo per me è un problema, perché rallenta la crescita del canale e mi impedisce di creare contenuti sempre più esclusivi e interessanti. Mi regalate pochi secondi del vostro tempo? Registratevi al canale cliccando proprio qui in basso sulla scritta iscriviti. Dovrete farlo solo una volta e attivate le campanelline così da non perdere i nuovi video. Poi chiaramente, se il video vi piace, cliccate sul pollice in su. Tutto gratis e veloce per voi, ma fondamentale, davvero molto fondamentale per me. Posso contarci? Grazie. Trasferirsi significa comportarsi con un diverso modo di vivere, accettando magari di rinunciare a qualche comfort in cambio di altri vantaggi. Ad esempio, la qualità dei servizi pubblici in Tunisia, come il sistema sanitario, differiscono notevolmente da quelli italiani e non tutti sono disposti ad accettare tali differenze. Lo stesso vale per le dinamiche sociali e il modo di relazionarsi con i residenti locali, che possono sembrare molto diversi rispetto a quelli cui siamo abituati. Per alcuni la Tunisia è l'occasione per vivere un contesto più tranquillo e privo di stress, ma questo richiede una certa capacità di adattamento. Parlando con diversi italiani che vivono già qui o stanno pensando di trasferirsi, ho raccolto alcune riflessioni che possono essere utili a chi si trova nella fase di decisione. Uno degli aspetti più frequentemente menzionati e che rappresenta un punto dolente per molti riguarda l'igiene e la pulizia. È una questione che spesso emerge nelle conversazioni e che molti italiani trovano difficile da ignorare. Le condizioni economiche in cui versa una parte della popolazione hanno portato a trascurare certi standard di pulizia che in Italia diamo per scontati. Non è raro, ad esempio, trovare alimenti freschi esposti nei negozi senza adeguata protezione dagli insetti o frequentare bar e ristoranti che si preoccupano di più di piazzare una TV in bella vista piuttosto che mantenere tavoli e sedie pulite. Molte conoscenti abituate in Italia mi hanno raccontato di grosse difficoltà a trovare donne delle pulizie che lavorassero con attenzione
mostrando vere carenze nella cura del dettaglio e non solo. Chiaramente trasferirsi in Tunisia non è solo una questione di vantaggi o svantaggi, ma di adattamento a un contesto diverso, che può portare con sé vantaggi unici, ma anche sfide. Tra i vantaggi possiamo citare il costo della vita notevolmente inferiore, il clima più mite e uno stile di vita che è senz'altro più rilassato rispetto a quello italiano. Tuttavia è importante bilanciare questi aspetti positivi con le possibili difficoltà di adattamento. Per coloro che decidono di fare questo passo, il miglior consiglio che posso dare è quello di informarsi il più possibile, non solo attraverso i racconti di chi vive qui, ma anche facendo delle visite esplorative, per farsi un'idea personale e capire se la Tunisia possa davvero diventare la propria nuova casa. Una visita preliminare può davvero fare la differenza. Permette di capire il contesto, l'atmosfera e soprattutto di vivere in prima persona quegli aspetti della vita quotidiana che in Italia possono sembrare scontati, ma che qui possono rappresentare una novità, nel bene e nel male. Ad esempio, è importante fare un'esperienza diretta nei quartieri, visitare i mercati e osservare con attenzione come funziona il sistema dei trasporti, i servizi pubblici e l'assistenza sanitaria. Parlando con le persone del posto si ha la possibilità di comprendere meglio la mentalità e le abitudini locali, scoprendo così sfumature che difficilmente emergono solo leggendo o ascoltando testimonianze altrui. Ogni esperienza di trasferimento è unica e personale e spesso le aspettative iniziali possono cambiare una volta che ci si immerge realmente nella vita tunisina. Per molti italiani che si sono trasferiti, la Tunisia ha rappresentato una piacevole scoperta, una opportunità per vivere in un contesto dove i ritmi sono diversi e dove è possibile godere di un clima accogliente per buona parte dell'anno. Tuttavia, questo non significa che la vita qui sia priva di sfide. Come in qualsiasi altro trasferimento, ci sono pro e contro da tenere in considerazione e a cui bisogna essere preparati. Ad esempio, oltre alle differenze culturali e alla difficoltà legate all'igiene, può essere utile essere consapevoli di aspetti come la burocrazia e la gestione delle pratiche amministrative, che in alcuni casi possono essere lente e complicate, così come il sistema giudiziario totalmente differente da quello italiano. Anche il rapporto con la lingua può rappresentare un ulteriore aspetto da considerare. In Tunisia si parlano principalmente l'arabo e il francese e se non si ha almeno una discreta padronanza di quest'ultima lingua, potrebbe risultare difficile comunicare e integrarsi appieno nella comunità locale, soprattutto fuori dalle zone più turistiche o internazionali. Non dimentichiamo poi che il francese non è perfettamente conosciuto da molti tunisini che non hanno avuto la possibilità di una istruzione privata. Quindi se stai pensando di trasferirti in Tunisia, il mio consiglio è di prenderti il tempo necessario per valutare attentamente ogni aspetto e di non prendere questa decisione in maniera impulsiva. Essere preparati ad un cambiamento di vita così importante significa anche fare delle scelte informate, basate su un'approfondita conoscenza del paese e su una chiara consapevolezza di ciò che si cerca. Ogni trasferimento comporta un processo di adattamento che può essere più o meno impegnativo a seconda delle proprie aspettative e della capacità di accettare le differenze. La Tunisia è un paese meraviglioso, ricco di storia, cultura e bellezze naturali e può offrire molto a chi è disposto a viverla con apertura mentale e spirito di adattamento. Tuttavia è altrettanto importante riconoscere che non è un paese adatto a tutti e chi cerca una vita simile a quella in Italia potrebbe trovare difficile abituarsi ad alcune differenze così profonde. Alla fine, la scelta migliore è sempre quella che si basa su un'attenta riflessione e una valutazione oggettiva dei propri bisogni e desideri. Un trasferimento ben ponderato e preparato aumenta la possibilità di vivere questa avventura in maniera positiva e soddisfacente. Mi consigli quindi di vivere in Tunisia? Io sì, perché ormai oggi in qualsiasi paese tu decida di trasferirti incontrerai difficoltà e differenze socioculturali e problemi più o meno seri, anche di natura diversa magari, ma solo tu puoi sapere quali sono assolutamente inaccettabili per te.